Link in descrizione. È da un po' che vi sto parlando di un progetto misterioso e ambizioso che sta avvenendo dietro le quinte. Beh, ora lo sapete, abbiamo ridoppiato l'intero primo episodio della quinta parte delle bizzarre avventure di JoJo. Ma forse vi state chiedendo, perché? Beh, intanto è ambientata in Italia, quindi è l'unica delle 5 parti che non ha una localizzazione ufficiale nella lingua dei personaggi. E in secondo luogo il buongiorno di giorno nel primo episodio ci ha veramente triggerati male. Com'è nata e si è sviluppata l'idea? Beh, all'inizio pensavamo di doppiare tutti gli episodi della stagione, o almeno di andare avanti fino a quando avremmo avuto del tempo da dedicarci. Sì, peccato che dopo abbiamo constatato la non esistenza di tracce senza il doppiaggio. Ed avendoci messo più di un mese per ricreare la base composta sia dalla musica che dagli effetti sonori, abbiamo deciso di doppiare solo il primo episodio. Allora come abbiamo lavorato? Bene, spero. Certamente, però cerchiamo di spiegare ai nostri amici a casa il processo. Beh, allora, abbiamo ascoltato e riascoltato il primo episodio per capire le tracce in sottofondo e dopo le abbiamo ritrovate nella soundtrack, comprese anche le soundtrack delle parti precedenti. Già, un vero parto, anche perché a pensarci bene alcune canzoni non sono nemmeno state rilasciate ufficialmente così come erano presenti nell'episodio. Comunque, come nei doppiaggi ufficiali, abbiamo cercato di lasciare il più possibile versi e suoni originali, cosa che poi ci ha aiutato anche con i bilanciamenti dell'audio. In più, mentre commissionavamo e lavoravamo alle cover della sigla di testa Fighting Gold adattata in italiano, al momento ancora in produzione, e quella di coda, Freaking You, abbiamo iniziato anche a lavorare sull'adattamento dei dialoghi. non disponendo della possibilità di tradurre dal giapponese, abbiamo utilizzato i sottotitoli di Crunchyroll adattati per essere il più coerenti possibili col senso e col labiale. Lavoro portato avanti anche in corso d'opera, perché vi assicuro che il giapponese a volte utilizza frasi chilometriche per esprimere concetti brevissimi o altre volte sillabe per esprimere concetti estremamente lunghi. Poi è venuta una delle parti più difficili e con molto tempo e compromessi siamo riusciti a trovare delle persone che avessero delle voci che si avvicinassero il più possibile non ai doppiatori giapponesi, ma alla nostra personale idea dei personaggi della narrazione. In più bisogna aggiungere che, essendo amatori, alcune scelte ci sono state persino precluse a causa dell'imbarazzo di alcune persone. Inoltre, avendo mezzi rudimentali, Sì, insomma, non pessimi perché sono comunque buoni strumenti, però diciamo non adatti all'opera. e non avendo nessuno dentro al mestiere, i tempi di produzione sono allungati. Registrazione, esportazione, montaggio, verifica della qualità e ripeti, ancora e ancora. Senza contare le sfighe, come registrazioni uscite solo nella traccia sinistra dell'audio, o persone che non si sono potute presentare fisicamente o che abbiamo dovuto attendere per mesi a causa di esami universitari o il lockdown. Sì, poi aggiungeteci anche il fatto che il primo episodio è veramente colmo di comparse e il gioco è veramente fatto. Poi comunque siamo passati alla fase di sovrapposizione delle tracce audio, dell'allineamento, le abbiamo regolate a livello proprio di volume, le abbiamo fatto una buona gestione e abbiamo pulito eventuali tracce sporche e poi successivamente, nel caso fosse necessario, abbiamo aggiunto degli effetti, per esempio quello della chiamata oppure per alcune voci modificate. Abbiamo poi risolto problemi di rendering, aggiunto titoli di testa, coda e sottotitoli. E tac! Il progetto è finito. Alla fine questo progetto nasce come amatoriale, sia parlando di personale che di mezzi, ma cerca sin dal primo istante della sua produzione di essere fatto al meglio possibile con gli strumenti a nostra disposizione. Certo, che lavoro, ma allo stesso tempo anche che soddisfazioni, senza considerare poi che comunque è stato un progetto molto formativo. E detto tutto ciò, speriamo vivamente che possiate trovare il prodotto finale di vostro gradimento. Buona visione.